Buongiorno, buonasera, buonanotte, creature antropomorfe votate al linguaggio, come state? È una domanda retorica, non c'è bisogno di rispondere, ma non vi ho insegnato niente. Ciao, è da un sacco di tempo che non sono qui sopra e in effetti, tutto sommato, chi se ne frega, direte voi. Ma che vi piaccia o meno, sono tornato e... Come avrete capito dal titolo, questo video parla di Biancaneve, il film d'animazione del 1937, ve lo ricordate? Quello che proprio un mese fa è stato investito da quella polemica sul bacio consensuale, una polemica nata dalla recensione di una giostra. Io non credevo potesse esistere qualcosa di più noioso della recensione di una giostra, invece c'è. Ma quanto ci siamo divertiti! Dai, abbiamo fatto i memini, abbiamo fatto tutte quelle storie con questo politicamente corretto non possiamo più dire niente. Dai, una settimana è passata e poi via, chi se ne frega tutto sommato. E io invece, vostro malgrado, me ne sono fregato e ho deciso di fare questo video. Un video per fare una riflessione, non so di che tipo, mi verrebbe a dire più profonda, ma non vorrei essere presuntuoso, sicuramente più lunga di un memino, per riflettere su questo capolavoro che è un capolavoro tutt'altro che tramontato, no? Non si dice il capolavoro intramontabile, questo magari un giorno potrebbe tramontare, ma al momento è ancora lì a, come dire, crepuscolare, non saprei... Vabbè. Ma bando alle ciance, come direste voi giovani, vi auguro una buona visione. E dunque... Per quanto ancora economicamente instabile, negli anni 30 Walt Disney era già un'istituzione. Nel 34, nel corto La gallinella saggia, fa per la prima volta la comparsa Paperino. Nel 32 era stato il tempo di Fiori e alberi, un film tecnicamente all'avanguardia che valse a Walt Disney e alla sua squadra un Oscar. Fra il 34 e il 37 le sinfonie allegre servono a Walt Disney e alla sua squadra come banco di prova per le nuove tecniche per un'impresa titanica, un'impresa alla quale però non credeva assolutamente nessuno. Nel cortometraggio Il vecchio mulino viene per la prima volta usata la tecnica della cinepresa a piani multipli. Esistono i fatti ed esistono gli aneddoti, e di aneddoti sulla creazione di Biancaneve ce ne sono tantissimi. Uno di questi dice per esempio che la moglie non credeva affatto in questa storia e che addirittura disse al marito: nessuno verrà mai a vedere il tuo stupido film con i nani. Un altro invece aneddoto ci dice che a Walt Disney quest'idea di fare Biancaneve era già venuta nel 1916, quando aveva visto al cinema un adattamento della fiaba diretto da J. Searle Dowley con protagonista Margaret Clark, attrice che fra le altre cose faceva Biancaneve anche nello spettacolo teatrale intitolato Indovinate come? Già, proprio Biancaneve e i Sette Nani. In un TED Talk del 2018, l'artista, autrice e illustratrice Erin Claire Barrow risponde a proposito di chi la critica sul fatto che il suo progetto di scrivere fiabe con messaggi di emancipazione sia sbagliato, che, a voler essere completamente onesti, questa cosa succede dall'alba dei tempi, ovvero da quando esistono fiabe che possono essere raccontate, e se qualcosa può essere raccontato può anche essere riadattato. I fratelli Grimm tentarono pure di rimanere fedeli alla storia così come raccontata, ma alla fine decisero di renderla meno cupa. E se nell'originale del 1812 ad essere gelosa della bellezza della propria figlia è una madre che 7 anni prima aveva desiderato, dopo essersi punta con un ago, una figlia con la pelle bianca come la neve, la bocca rossa come il sangue e i capelli nero ebano, e si era trovata a volerne mangiare il fegato e i polmoni con sale e pepe a causa della feroce invidia per quella bellezza in bocciolo, nella versione del 1819 a fare tutto questo non è la madre biologica, ma
la matrigna. La madre biologica era morta di parto. Partorire, morire, essere invidiose della bellezza altrui. Ah, come sono belli gli stereotipi di genere. Il cacciatore assoldato per l'infanticidio non ha cuore di uccidere la bambina. Preferisce invece lasciarla nella foresta, tanto morirà di stenti. La piccola, allora, alla ricerca di cibo e riparo, trova una casetta in mezzo alla foresta e qui accade una cosa alla Riccioli d'Oro. Somebody touch my spaghetti! Finché, trovato il lettino giusto, non si addormenta. A quel punto i nani, che sono sempre 7, tornano dalla miniera e trovano una bambina in casa loro. E come tutti i nani che trovano una bambina a caso, decidono di adottarla. Arriva a questo punto della fiaba il tentativo di omicidio da parte della madre matrigna, che, avvertita dallo specchio, che altro non è che l'incarnazione di quello che un giorno sarebbe stato teorizzato come male gaze, o sguardo maschile, che la sua potenziale rivale è ancora viva. E allora la madre matrigna decide finalmente che chi fa da sé fa per 3. E infatti in tutte le 7 versioni della fiaba Grimm i tentativi della madre matrigna sono 3. Nel frattempo bimba Biancaneve, cresciuta dai 7 nani, una famiglia omogenitoriale pluriallargata, viene avvertita dai suoi nani genitori che non si accettano caramelle dagli sconosciuti. Invece Biancaneve non ha nulla contro chi le offre pettini. E allora eccola aprire la porta alla matrigna, travestita da merciaia, che regala alla bambina un bellissimo pettine avvelenato. Ma i nani scoprono il tranello, salvano la bambina e le ricordano che in giro c'è una certa madre matrigna che la vuole morta, quindi sarebbe meglio non aprire agli sconosciuti. Il secondo tentativo vede la matrigna, sempre nel ruolo della merciaia, che tenta di soffocare la bimba con un corsetto. Ma anche stavolta i nani tutori salvano la situazione e ribadiscono a Biancaneve che la categoria degli sconosciuti include anche venditori ambulanti di accessori e abbigliamento. E i fruttivendoli? No, niente a incontrare con i fruttivendoli già, perché al terzo e ultimo tentativo ecco che compare il topoi del frutto avvelenato a metà, ed è addentando la metà non velenosa del frutto che la matrigna riesce a ingannare Biancaneve, che morde la mezza mela avvelenata e muore. Obiettivo raggiunto. I nani stavolta non possono fare niente, eppure, nonostante sia morta, quella bambina continua ad apparire viva, e i nani, tutori, famiglia omogenitoriale allargata decidono di non seppellirla. È a questo punto che appare il topoi della bara di cristallo e oro, con sopra inciso il nome della bambina. Anche il topoi della morte apparente è piuttosto comune. Pensiamo a Giulietta nella tragedia di Shakespeare, che viene indotta da Fra Lorenzo per sfuggire alle nozze con Paride a prendere un veleno che la farà sembrare morta. Il resto poi... E il fatto che i nani non abbiano cuore di seppellire chi sembri ancora così vivo ci parla di un tempo nel quale ancora i confini tra la vita e la morte erano più incerti di oggi. Il principe della fiaba di Biancaneve non è altro che uno stravagante aristocratico con i suoi fetish che può avere tutto ciò che vuole perché, sai, è un po' il figlio del re. E se ciò che vuole è una bambina di 7 anni in una teca di vetro apparentemente morta perché non può resistere alla sua bellezza, i nani tutori famiglia omogenitoriale allargata sono costretti a cederla. Sapete? L'aristocrazia. E ovviamente a scarrozzare in giro la bimba apparentemente morta non è certo il principe, no, sono i suoi servi. Servi che un giorno, stanchi di portare la salma feticcio in giro, aprono la teca e iniziano a scuotere il corpo della bambina. Aggiungiamo pure il vilipendio di cadavere, che è felicità. Ma ecco che quella che poteva finire in una rivolta contadina si trasforma in lieto fine, perché la bambina, grazie all'improvvisata manovra di Heimlich, sputa il boccone e torna in vita. Il boccone della mela avvelenata. Così il principe decide di sposarla. Lei ha ancora 7 anni, ci tengo a precisarlo. E la matrigna? Beh, la madre matrigna scopre dal suo specchio male gaze che c'è ancora una donna più bella di lei nel reame. Gelosa va al castello in cui le è stato detto che si terranno le nozze di questa rivale, per scoprire che altro non è che la bambina che lei ha più volte tentato di uccidere. A quel punto il principe e la futura principessa mettono in atto una punizione che farebbe impallidire qualsiasi mafioso. La costringono a indossare delle scarpe di ferro arroventate e a ballare finché morte non sopraggiunga. Fine. Ognuna delle 7 versioni dei fratelli Grimm cambia leggermente, ma tutte presentano più o meno gli stessi archetipi. E, badiamo bene, nessuna però presenta il bacio del risveglio. Ma come trarre da tutto questo un film di successo?
Fino a quel momento i cartoni animati erano stati semplicemente una scusa per lanciare una gag dietro l'altra e nessuno si aspettava di empatizzare veramente con un personaggio d'animazione. Delle 12 pagine di idee dell'agosto del 34, moltissime furono scartate. C'era un enorme problema. Da dove iniziare la storia? E che cosa dovevano essere i nani? Dei minions senza personalità e senza caratterizzazione? Molto facili da disegnare? Su questo Walt Disney non aveva alcun dubbio. Ogni nano doveva essere caratterizzato, doveva essere unico, doveva essere irripetibile. E da un pool principale di nomi che conteneva robe come Lazy, che in italiano non so come sarebbe diventato, forse Pigrolo, e Burpy, che in italiano probabilmente poteva diventare una cosa come Ruttolo, e Boldy, cioè Calvolo, si arrivò alla fine a Grumpy, Brontolo, Doc, Dotto, Bashful, Mammol, Sleepy, Pisolo, Happy, Gongolo, Sneezy, Eolo. Piccola polemica personale, secondo me oggi con la scarsità del livello degli adattamenti a cui è arrivato il doppiaggio italiano l'avrebbero tradotto con Starnutolo. E un settimo nano senza nome. I tentativi della matrigna di ammazzare Biancaneve, una Biancaneve che non avrebbe avuto più 7 anni, ma 14 anni, un'età che rientra pur sempre nella pedofilia, ma che nel 1937 era considerabile come accettabile per innamorarsi e andare in giro con il principe azzurro. Sognare di sposarsi, sognare di sfornare prole era quello che doveva sognare una donna, come dire. Ma il problema rimaneva: come sarebbero dovuti essere i tentativi della matrigna di ammazzare la sua rivale? Cartuneschi? Una gag dietro l'altra? La stessa regina era completamente diversa da quella che conosciamo oggi. I primi schizzi mostravano una regina grassa, stupida, cartunesca, sicura di sé, comica se vogliamo. C'era addirittura un momento nei sotterranei in cui la regina avrebbe rinchiuso il principe, scena poi che verrà completamente tagliata e che verrà ripresa nella Bella Addormentata. E il principe non era certo pensato come una figura seria, come un prototipo di bellezza maschile, tutt'altro, era pensato come un personaggio comico che avrebbe dovuto affrontare le peripezie per salvare la propria bella, una gag dietro l'altra. Gag che in effetti Walt Disney non è che rigettasse, tutt'altro, anzi incitava i suoi collaboratori e le sue collaboratrici dando $5 a chiunque riuscisse a uscirsene fuori con una gag carina. Riempire di gag il film poteva essere utile, ma contemporaneamente rischiava di minare la credibilità e la sospensione dell'incredulità di tutto il cartone animato, quindi alla fine Disney disse sì, va bene la linea comica, ma con moderazione. In particolare Walt Disney pensò che la figura della matrigna e la figura del principe, che analizzeremo più avanti, non dovevano assolutamente essere comiche, tutt'altro, la regina doveva essere cattiva, doveva essere bella, doveva essere maestosa, doveva essere terribile. Si capì che il fulcro drammaturgico del film doveva essere il rapporto tra Biancaneve e la regina, e così tutto venne ripensato e tantissime idee scartate. Il giorno stesso dell'apertura della premiere era disponibile una cosa che oggi ci sembra scontata: il merchandise! Addirittura Biancaneve fu il primo film la cui colonna sonora fu messa in vendita. Il film più visto del suo tempo e, secondo i calcoli inflazionistici, il film Disney ad avere incassato di più nella sua storia. E quindi quella che era considerata la follia di Disney era diventata un successo di critica e di pubblico. Un'autentica opera d'arte, consigliata sia ai bambini che agli adulti. Venne elogiato tutto del film. Lo stile realistico dell'animazione umana, tant'è che molti critici dissero che il pubblico dimenticava di avere a che fare con dei personaggi disegnati e la sala era piena dei singhiozzi delle persone che empatizzavano per le vicissitudini di Biancaneve. Registi e teorici famosi del cinema come Charlie Chaplin e Sergei Eisenstein elogiarono Biancaneve e i Sette Nani a tal punto che Eisenstein arrivò a definirlo il più grande film mai realizzato. Il film si apre con un overture e con un librone delle fiabe che, a sua volta, si apre e ci racconta che
che c'era una volta una ragazza di nome Biancaneve che veniva tenuta a fare la sguattera dalla sua matrigna per gelosia. Ora, rispetto alla fiaba originale Grimm, questa è un'aggiunta che viene presa da un'altra fiaba della tradizione popolare, cioè da Cenerentola. E ricordiamoci che Cenerentola doveva ancora uscire. Ecco il punto. Le principesse Disney non erano nemmeno qualcosa in quel periodo. Non sarebbero state qualcosa, in realtà, fino agli anni 90. A parte Cenerentola e La Bella Addormentata nel bosco, non è che Walt Disney avesse intenzione di fare un film dietro l'altro con delle principesse. È Biancaneve ad esserne il prototipo. So benissimo che alla mia generazione il personaggio di Biancaneve non piace, e ne capisco anche i motivi. O meglio, li capisco. Ma effettivamente Biancaneve trasmette qualcosa di superato, e non mi riferisco solo ai ruoli di genere, ma anche all'arco narrativo del personaggio. Insomma, che cosa fa Biancaneve? Fa le faccende domestiche, aspetta che qualcosa cambi, fa le faccende domestiche, sogna che qualcosa cambi, continua a fare le faccende domestiche, aspetta che qualcosa cambi, insegna ai nani a lavarsi le mani e nel frattempo aspetta che qualcosa cambi, apre la porta all'unica persona che la vuole morta e nel frattempo aspetta che qualcosa cambi. Ma Biancaneve non fa nulla affinché le cose si realizzino, sta lì, aspetta. Un giorno il suo principe arriverà. Nelle fiabe contemporanee la morale è completamente diversa. Hai un sogno? Vuoi realizzarlo? Lavora duro e si realizzerà. Questo ci dicono le fiabe di oggi. O anche non lasciare che siano gli altri a dire chi sei, solo tu puoi dire chi sei. E ci viene più facile credere che questo sia il modo giusto per vivere la vita. Non certo essere buoni, aspettare. Ora, io non credo che questo sia vero in assoluto. Credo invece che noi siamo portati a vedere questa cosa come più vera perché corrisponde meglio ai nostri ideali di vita. Ideali pur sempre, ricordo, traslati da un modello americanocentrico individualista. E sia ben chiaro, anche Biancaneve è piena di questi valori, ma del resto ogni fiaba lo è. Pensiamoci un attimo. Le fiabe non parlano del sindacato dei contadini, dell'associazione di categoria dei principi o delle principesse. No, parlano di persone, di archetipi nei quali ci si possa riconoscere. E Biancaneve non fa eccezione, ma contestualizziamo il periodo di uscita. Per la maggior parte della popolazione mondiale, gli anni 30 non erano esattamente il periodo più bello in cui vivere. Una recessione dietro l'altra aveva colpito l'America. Nel frattempo non è che il resto del mondo se la passasse meglio. L'Africa era in preda a vecchi e nuovi colonialismi. Il Giappone invadeva la Cina. In Europa la popolazione si divideva fra chi si consolava con i nuovi totalitarismi e chi li temeva. La Spagna era in piena guerra civile. Certo, non che gli anni 20 del 2000 si siano aperti nel migliore dei modi, ma c'è un'enorme differenza. E la differenza è in ciò che chiediamo nei prodotti di finzione. Quando Biancaneve uscì, il cinema era ancora molto giovane e molti topoi non erano esattamente sputtanati come oggi. Noi viviamo in un'epoca in cui il cinema non soltanto ci sembra un media vecchio, ma soprattutto viviamo in un'epoca di profonda contestazione culturale. Quelle che fino a ieri erano minoranze senza alcun tipo di rappresentazione, oggi si stanno sedendo al tavolo e stanno chiedendo: ascoltate pure noi, rappresentateci, smettetela di ignorarci. Anzi, non soltanto, stanno chiedendo di poter rappresentare il mondo, e non soltanto loro stesse, ma anche chi fino a questo momento è stato il padrone delle rappresentazioni. Una contestazione nata nel pieno boom di un nuovo media, che è internet. Epoca nella quale tutte le teorizzazioni sul postmoderno si sono rivelate vere. Ed è difficile credere in qualcosa. Siamo presi dal cinismo, dal disincanto, dalla disillusione. Nel 1937 il cinema era un media popolare e chi andava a pagare un biglietto aveva voglia di evadere dalle proprie miserie, voleva un personaggio in grado di affrontare ogni pericolo, in grado di sorridere anche quando tutto il mondo gli fosse caduto addosso. Non una ribelle, non una persona contro il sistema, ma una persona semplice, in grado di farsi forza, in grado di rialzarsi anche quando tutto fosse andato male. Qualcuno che avesse una qualità che oggi ci sembra una parola estremamente sputtanata, ma che ha un forte significato. Quando Biancaneve scappa nella foresta e poi trova il cottage dei nani, l'unica cosa che può fare è contare su se stessa, asciugarsi le lacrime e tornare a lavorare, perché Biancaneve è proprio questo, una lavoratrice. E se c'è una cosa che Biancaneve sa fare è proprio spaccarsi la schiena. Pensate che il modello del fischietto una canzone sia superato? Va bene, Leonardo, sarà pure una lavoratrice, però Biancaneve è stupida e l'unico motivo per cui il cacciatore e i nani non la uccidono è perché è bella. Io non la penso così, e vi spiego il perché.
Una delle scene più comiche di tutto il film è l'arrivo dei nani a casa. Nani che credono che un orribile mostro sia arrivato a rubare la loro immondizia, e altro non è che il rovesciamento del topos di Riccioli d'Oro, che Somebody touch my spaghetti! i nani allora, dopo un'organizzazione al dir poco ridicola, riescono a mettersi d'accordo e cercare di accoppare il mostro, ma alla fine si accorgono che She's beautiful, just like a angel. e in effetti questo ci potrebbe ricordare la scena del cacciatore, che invece Forgive me. quando il cacciatore si sta preparando per dare a Biancaneve la coltellata, Biancaneve sta parlando con un uccellino e lo sta consolando per il fatto che non riesce più a trovare i suoi genitori. È questo che muove il cacciatore a pietà, non la bellezza della bambina, ma la sua innocenza. Il fatto che Biancaneve sia profondamente buona e caritatevole verso tutte le creature viventi. Beh, certo, potremmo metterci a discutere sul fatto che ciò che è bello non deve per forza essere buono, un ideale che ci portiamo avanti dalla cultura greca, ma tuttavia dobbiamo dire che questo stereotipo è stato ampiamente messo in discussione nel corso del tempo. Il fulcro drammaturgico del film è il conflitto fra due tipi di bellezza: la bellezza della regina, che vuole mantenere ciò che ha e non vuole accettare il fatto che il suo tempo stia per finire, e la bellezza di chi invece è giovane, la bellezza di chi ha tutta la vita davanti. La matrigna è mossa a gelosia proprio da questo potenziale di Biancaneve, dal fatto che lei è una donna giovane che può ancora innamorarsi e può ancora avere qualcosa di bello. Biancaneve credulona non vede il male, ma c'è stato un momento nella vita in cui anche noi non vedevamo il male. Ed è questo che rappresenta Biancaneve, è questo che ci fa arrabbiare di lei. La sua credulità è la nostra credulità, quella che abbiamo imparato a mettere da parte, a costo di delusioni e lacrime. Quando Biancaneve arriva al cottage dei nani, non pensa di avere a che fare con una casa di uomini adulti, ma pensa di avere a che fare con una casa di bambini. Bambini che non sanno prendersi cura di loro stessi, bambini che probabilmente non hanno dei genitori e non hanno una mamma. È questo che spinge Biancaneve a muoversi per pulire casa loro, e anche il fatto che, se vuole convincerli a ospitarla, deve fare qualcosa in cambio. Biancaneve e i nani si trovano l'un l'altro e il rapporto è particolare perché sembra che entrambi si comportino da figlio e figlia e genitori. Certo, ovviamente non possiamo negare che ci siano dei forti stereotipi di genere, con il maschio che deve andare a lavorare e portare il pane a casa, o meglio le gemme preziose, e la mamma che deve invece insegnare le buone maniere, lavare, pulire, sistemare la casa e provvedere all'affetto familiare. Ma la mia domanda a questo punto è: perché vederla soltanto da un punto di vista prettamente binario? Perché non poter pensare che la figura di Biancaneve e la figura dei nani siano delle figure senza sesso che possono semplicemente rappresentare quelle due parti inscindibili che ci servono per vivere bene? Perché non possiamo vivere bene nell'immondizia, ma non possiamo nemmeno soltanto pensare di occuparci soltanto della casa e di pulire e di dare bacetti a chi vogliamo bene. Quindi sicuramente quello che è rappresentato in Biancaneve è un prodotto sessista. Ma cosa ci impedisce di vederla in maniera più aperta oggi? In fondo non stiamo vedendo altro che due solitudini che si mettono a confronto, due solitudini che si mettono insieme e collaborando riescono a creare qualcosa che si chiama famiglia. Oh, you must be grumpy. Di tutti i nani, il rapporto più bello è sicuramente quello con Brontolo. Un Brontolo che è l'incarnazione esatta di chi aveva gettato alle ortiche tutto ciò che poteva essere inquadrato come femminile e quindi debole. E invece è proprio Brontolo il primo che, quando sente che Biancaneve è in pericolo, dà la carica agli altri per andarla a salvare. Ed è anche quello che piange di più quando Biancaneve muore. Caspita, quella scena è straziante. Non stento a credere che le persone al cinema non ce la facessero a trattenere i singhiozzi. Credo che in qualche modo la strega rappresenti la stessa vanità della regina. È tanto brutta quanto più grande la sua vanità. Si fa brutta perché pensa che in questo modo nessuno la possa riconoscere. Lei, che è la più bella del reame. Non è infatti la bruttezza a renderla cattiva, è la vanità. La strega approfitta della bontà di Biancaneve e ne approfitta nel momento in cui gli animali, che sono un altro dei personaggi importantissimi di questa storia, gli animali sono le creature che salvano Biancaneve, che la conducono a casa dei nani. Ricordiamo che parlare con gli animali è un sinonimo di santità. Il nome San Francesco vi dice qualcosa? Insomma, gli animali tentano di salvare Biancaneve dall'inganno della strega.
Ma Biancaneve vede soltanto una vecchietta in pericolo e la strega approfitta di questo momento per muovere a pietà Biancaneve e farsi portare in casa. A quel punto può giocare sulla cosa che più sta a cuore a Biancaneve, ovvero il suo sogno. In qualche modo la strega rappresenta quell'adagio che dice di non accettare le caramelle dagli sconosciuti, rappresenta il vecchio che trae profitto sui giovani sfruttando la loro innocenza. Devo dire che la scena dei nani che danno la carica alla regina strega e che la spingono verso la montagna è una delle scene più toccanti che io abbia mai visto. La fine della regina con la caduta dalla montagna è una di quelle scene che segnerà il topos della caduta del cattivo, che è presente in un sacco di film Disney. Biancaneve non è esattamente un musical, sì, ha tratti di musical, ha tratti di commedia, ma è soprattutto per le sue ambientazioni un horror. Voglio dire, pensiamo alla scena della trasformazione, scena che è stata tratta o comunque ha preso ispirazione dal Dr. Jekyll uscito in quella stessa decade. Molto di quello che è stato l'espressionismo tedesco è presente in quel film, dalla scena dove Biancaneve fugge nella foresta, immaginando che cose molto semplici come alberi e animali siano sguardi maligni e mani di strega, una scena che ha fatto scuola nel cinema, una scena che probabilmente ha fatto rabbrividire tantissimi bambini e bambine e bambine. Di tutte le figure all'interno di Biancaneve, la figura del principe è quella di cui oggi ci prendiamo più gioco. Il maschio che entra in giardino, che compare di soppiatto alle spalle della fanciulla, se la intorta un pochino cantandole una serenata, e poi va via. E quanto di più antipatico possa apparire ai nostri occhi. Ed è un topos che è stato preso in giro molto negli ultimi 30 anni. Mi vengono in mente Aladdin, Shrek, Frozen, The Brave, solo per citare i più famosi. Ma anche qui c'è da considerare tante cose. In primo luogo, Biancaneve si stupisce che un principe possa essersi innamorato di lei che in quel momento è vestita solo di stracci. Certo, Biancaneve potrà pure apparire bella, ma sicuramente non appare come un buon partito. Essere straccioni, essere nullatenenti, apparire nullatenenti, era il terrore dell'occidentale degli anni 30. E troppe persone la vivevano nella loro quotidianità. C'era qualcosa di estremamente consolatorio in un principe che si innamora di te nonostante i tuoi 4 stracci. Ah, e intendiamoci, di tutte le cose che avrebbe dovuto fare il principe in questo film, il principe non ne fa nessuna se non apparire, esistere, esserci. Il principe non è un personaggio, il principe è una figura che rappresenta il sogno di Biancaneve, il sogno di realizzarsi, di andare a vivere in un castello e finalmente essere felice. Partendo dal presupposto che nell'originale di Biancaneve, originale Grimm intendo dire, non è presente, il bacio è un elemento magico da sempre importantissimo. Nel mito di Pigmalione e Galatea, in occasione della festa in onore di Venere, la dea consente la metamorfosi proprio grazie al bacio. In questo senso, La bella addormentata nel bosco, o Rosaspina, altra fiaba dei fratelli Grimm, ha trovato un'ottima interpretazione psicanalitica. Che cos'è il bacio se non il principium iniziationis, cioè il momento di un risveglio non fisico, ma di un risveglio della coscienza? Rosaspina dormiva ed era così bella che il principe non poteva distaccarne lo sguardo, si chinò e la baciò. Toccata dal bacio, Rosaspina aprì gli occhi, si svegliò e guardò amorevolmente il principe. Allora scesero insieme e si svegliò il re, si svegliò la regina, si svegliò tutta la corte. Nell'interpretazione psicanalitica della fiaba, il principe non rappresenta un fattore esterno, rappresenta il risveglio di una parte tenuta inconscia dalla principessa, che attua tra l'altro il processo di individuazione della fanciulla, la liberazione del suo io dalla preponderanza del materno. La regina non è altro che la grande madre, figura archetipica che contiene sia la madre buona, dispensatrice di nutrimento e affetto, sia la mamma cattiva, la mamma che castra, la mamma che uccide. Il maleficio quindi della morte mutato in sonno si deve intendere come sonno della coscienza. Un altro modo in cui si può vedere il bacio nel film è un bacio da Dio. Il principe non ha assolutamente intenzione di andare a risvegliare Biancaneve. Quando i nani non hanno cuore di seppellire la fanciulla e la tengono in una teca di vetro, il principe viene a sapere di questa fanciulla e si ricorda che era la fanciulla che tanto aveva amato. E tutto quello che può fare, è darle un bacio di addio, da cui lui non si aspetta nulla. Lui non sa che quello risveglierà Biancaneve dalla maledizione.
È qualcosa che oggi non presenta dei connotati problematici? Devo dire che da questo punto di vista la compagnia dei balocchi si è preoccupata di questo aspetto. Sasan Neri, drammaturgo e regista, nel suo adattamento di Biancaneve ha aggiunto un piccolo particolare. Il principe sì, avrebbe potuto baciare Biancaneve nel sonno, ma lei avrebbe dovuto ricambiare il bacio. Ed è proprio su questo che dobbiamo puntare. Il consenso è importante e al di là delle interpretazioni psicanalitiche del bacio e della sua funzione simbolica, non possiamo più prescindere da questo. Non possiamo sicuramente più vedere principesse che si aspettano di essere baciate per essere svegliate dalla loro maledizione, ma contemporaneamente continuo a non trovare nulla di male nel bacio di Biancaneve del 1937. Che cosa aggiungere? Che cosa ci insegna Biancaneve? Che cosa ci insegna un prodotto che ha generato milioni e milioni di parodie, di altre principesse, di riferimenti pop? Che cosa dire di un film che sembra un prodotto del suo tempo ed eterno contemporaneamente? Io credo che Biancaneve possa ancora insegnarci tante cose, possa sicuramente essere rivisto, riattualizzato, rimesso in discussione in molte cose, ma se questo film continuerà a insegnarci qualcosa è la forza della gentilezza, del duro lavoro, della bontà, del coltivare i propri sogni, del prendersi cura degli altri. E niente ci vieta di riscriverlo, niente ci vieta di mutarlo, niente ci vieta di riadattarlo come fece Walt Disney, un uomo che non fu sicuramente un santo ma fu un sognatore a cui dissero: nessuno verrà mai a vedere il tuo stupido film con i nani. Cioè, fatemi capire, avete visto tutto il video? Wow, ma siete persone fantastiche, siete arrivati fino a qui. No, scherzo. Grazie per aver visto questo video, per averlo guardato fino adesso. E soprattutto io voglio sapere la vostra opinione, voglio sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa vi ha fatto pensare. Quindi mettete mi piace, mettete non mi piace, ma soprattutto commentate. E soprattutto del soprattutto, guardate la descrizione perché è piena di link, di credits e di altre cose molto utili. O magari inutili, però comunque ci sono là, guardatele. Io sono Leonardo Mercadante, tornerò con altri video e che dire, creature antropomorfe votate al linguaggio, io vi saluto qua e vi dico ciao. Statemi bene. Si è sentito? Statemi bene. Sì? No? Boh. Basta, vado che ho da fare. Ciao.